Mi attendono i segreti bizantini di Aquileia e la luce tiepida di Grado. Prima però c'è una stella a 9 punte. Ci si doveva sentire ben protetti a vivere a Palma nel 600, in questa città che oggi la conosciamo come Palmanova. Furono i veneziani a costruirla a partire dalla fine del 500 per difendere i loro confini più orientali. La stella di bastioni ha al centro una piazza esagonale su cui affaccia il Duomo rinascimentale. Questa città è l'esemplificazione della città ideale rispetto ai principi rinascimentali di centralità, di connessione tra l'uomo e il metafisico e l'universo, con delle proporzioni armoniche che vedono nella pianta centrale la sua massima esemplificazione. Ed eccole le imponenti mura difensive della città di Palmanova. Sto percorrendo i sentieri lungo la stella di fortificazione che dal 600 in poi avrebbero dovuto rendere inespugnabile la città. Così è stato, anche se di fatto Palmanova non è mai stata impegnata in eventi bellici importanti. Dei bastioni altissimi contro cui qualunque esercito si sarebbe potuto infrangere senza però compromettere l'integrità della città stessa. Oggi, per poterle ammirare, ci sono 3 anelli di sentieri tutto attorno. Si ha davvero la sensazione, passeggiando per questo sentiero, delle grandi esigenza che aveva Venezia di difendere la propria integrità territoriale dalle minacce che provenivano da est. Questa bellissima pianta del 55 della città di Aquileia mostra i resti sia romani che paleocristiani della città e dimostra quanto appunto in epoca romana questa città fosse una delle più importanti dell'impero. Basti guardare appunto in rosso a tutti i resti romani, su cui vediamo le terme, poi ancora i segni delle mura romane qua lungo il canale, qua una palestra e delle altre terme, quindi insomma ancora ci sono segni evidenti della ricchezza di questa città in epoca imperiale. Poi vedete queste linee blu, questi sono i corsi d'acqua che attraversavano, in parte attraversano ancora oggi la città di Aquileia, perché era un'importantissima città fluviale, un crocevia tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Un tempo c'era un corso d'acqua largo 48 metri dove sto camminando in questo momento, adesso invece c'è soltanto un rigagnolo. Ebbene, questo corso rappresentava la fortuna commerciale per la città di Aquileia. E lungo questo corso d'acqua si vedono ancora i resti di una monumentale area portuale. Queste erano le banchine della Aquileia romana, un po' come a Trieste nel canale Teresiano ci sono gli edifici in linea con i magazzini al piano terra. Anche qua notiamo una stessa andamento e grazie ai basamenti che ancora permettono di capire come questi imponenti magazzini si disponevano lungo la banchina, e me lo immagino il fervore di armatori, di commercianti scendere dai battelli, caricare o scaricare le merci, contrattare i prezzi, passare la dogana. Qua avremmo visto probabilmente ogni giorno decine o alcune centinaia di persone al lavoro. Doveva essere davvero ogni giorno un luogo pieno di vita. E poi si è sovrascritta sulla città romana, dopo la decadenza per via delle invasioni da parte di Attila, quella medievale. Ci si vedono indicati anche in marroncino i segni appunto della città medievale. Qua invece è la zona della basilica. Vi ricordate quando sul Colle di Trieste, nella città vecchia, vi parlai della transizione della basilica da edificio civico nella romanità ed edificio religioso con la cristianità? Ebbene, qui all'Aquileia troviamo l'esemplificazione perfetta di questa transizione dopo l'editto di Costantino del 313 d.C. Secondo la tradizione, il vescovo di Aquileia decise la costruzione di questo imponente luogo di culto che divenne ben presto una delle più importanti mete di pellegrinaggio per la cristianità, al pari di Santiago de Compostela, di Gerusalemme.
e doveva davvero ripagare la vista dopo tantissima fatica, la visione di questo sterminato mosaico, il più grande forse della cristianità, perlomeno di quella occidentale, che si stendeva di fronte ai fedeli, di fronte ai pellegrini. Una volta varcata la soglia d'ingresso della basilica, questo documento prezioso di storia che unisce insieme racconti biblici a episodi che ci permettono di capire meglio anche qual era la vita del tempo, quali erano le risorse di riferimento, un'enciclopedia che possiamo davvero sfogliare così liberamente, semplicemente varcando la soglia di una basilica, come per secoli hanno fatto tantissimi pellegrini provenienti da tutto il mondo. Nell'VIII secolo il vescovo Massenzio ha fatto alzare il presbiterio per erigere questa cripta meravigliosa che è stata poi affrescata nel 1100, dove si vedono davvero muovere i primi passi dell'arte italiana, e prima di Giotto queste scenette ritraggono delle persone da cui traspaiono già le emozioni. La chiesa di Aquileia fu così importante che ottenne una certa autonomia da quella di Roma, tant'è che qui il vescovo venne chiamato patriarca e il patriarcato rimase qua per secoli. Si distaccò in seguito da quello della vicina Grado, iniziò un po' di rivalità quando nel 500 questo territorio fu invaso dai Longobardi, e da allora le sorti di Aquileia furono sempre di più legate a quelle dell'Europa centrale. Dopo l'influenza di Venezia questo territorio passò sotto gli austriaci e rimase Aquileia austriaca fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Da una basilica all'altra, da quella di Aquileia a questa, quella di Grado, ci sono pochissimi chilometri, una decina, eppure tra queste due basiliche tantissima storia è stata fatta, due territori con appunto storie, tradizioni, influenze diverse, e lo si vede benissimo dall'architettura di questa piazza. Una basilica antichissima, quella di Santa Eufemia, fondata all'incirca nel 500 d.C. dal vescovo Elia. Tra l'altro nella pavimentazione originale si vede ancora il simbolo del vescovo in questa cappelletta, che è la parte appunto più antica. Dopo lo scisma detto dei tre capitoli con la Chiesa di Roma, il Papa pose qui a Grado un patriarca favorevole a lui, mentre Aquileia rimase appunto antagonista rispetto a Roma, e quindi è proseguita l'esperienza di Grado più vicina a Venezia e a Roma, invece Aquileia più protesa verso gli imperi del centro Europa. Calli e campielli come Venezia è l'esperienza urbana che si può fare a Grado, e le facciate degli edifici ricordano proprio quelli della città lagunare. Anche qua siamo nella laguna, e l'arrivo a Grado da Aquileia attraversando il ponte Belvedere rappresenta quell'acqua, uno spartiacque tra due mondi di fatto, proprio per la disputa di cui parlavamo prima tra Aquileia e Grado, tra due patriarchi antagonisti, tra due influenze completamente diverse, Grado veneziana e Aquileia invece che divenne ben presto austriaca, e lo si nota perfettamente nelle architetture della città. Verso sera le vie del centro si riempiono di turisti e i miei ultimi piatti sono sarde in Savor e gnocchi alla marinara. E così questa stagione di Reporter in Valigia finisce quasi come è iniziata, sul mare, all'estremità opposta della costa del Friuli Venezia Giulia rispetto a dove ero cominciata a Trieste. Vi ricordate, sul Molo Audace, finisce invece qua sulla passeggiata di Grado, con questo sole fulgente che mi abbaglia e mi acceca come le diversità che ho potuto apprezzare in questo viaggio in Friuli Venezia Giulia.